Quanti soldi e quanto tempo sprecato, ragazzi, davvero, ve lo dico al profondo del cuore, quanto soprattutto tempo sprecato. Oggi vi porto 3 consigli che avrei voluto sapere davvero prima di iniziare a fare trading. Il mondo del trading purtroppo è sporcato davvero, davvero troppo da tutti questi che sono finti guru su Instagram, da tutti questi che vogliono far vedere guadagni facili, tutto veloce, tutto rapido e Lamborghini, grandi case, vita a Dubai. Però ragazzi è veramente, veramente diverso. Ecco perché oggi vi voglio portare i consigli che io avrei voluto sapere prima di iniziare a fare trading. Primo tra tutti, ovviamente, è il fattore tempo. Ragazzi, tanti si dimenticano che fare trading è come un'azienda, ok? Nel trading hai dei costi, sì, hai dei costi fissi anche, quali possono essere magari delle commissioni o dei costi per i servizi che devi usufruire a un broker o alle varie applicazioni per fare trading. Hai dei costi fissi, hai dei costi variabili, certo hai i costi delle commissioni, ogni volta che tu entri un trade hai delle commissioni da pagare. Quindi i costi ce li hai, i profitti altrettanto, però perché non considerare il trading un'azienda e le altre sì? È un business online e richiede tanto tempo. Una volta una persona mi disse che quando ci approcciamo a un business dobbiamo pensare a una quantità di tempo che vogliamo dedicare a quel business e soprattutto una prospettiva come obiettivi e moltiplicarla per 3. Tutte le tempistiche, tutte le previsioni a livello di tempo. E vi dico, con il trading le mie previsioni, le mie aspettative le ho moltiplicate per 4, per 5, per 10, ok? Io ammetto che mi aspettavo di guadagnare dopo 3 mesi, ok? Mi ritrovo qua dopo 2 anni a iniziare a guadagnare da trading. Quindi veramente, veramente richiede tanto tempo. E un'altra cosa fondamentale, ragazzi, come ogni lavoro richiede tanto tempo, anche il business, ok? Se tratterete il business come un hobby, ok? Come se tratterete il trading come un hobby che fate mezz'ora al giorno, ragazzi, lasciate perdere. Oppure continuate, ma tenete in conto che potete tranquillamente andare alla Sisal e giocarvi le partite della Serie A, ok? La stessa identica cosa. Perché? Perché è al limite del gambling, è al limite del hobby, è il tanto per divertirsi. Per me, sì, magari è bello, è divertente, mi piace, però è un lavoro. Io lo tratto come un business. Secondo consiglio che davvero mi avrebbe salvato forse la parte più psicologica di me, ok? E questo è il ragionare in percentuali. Quando inizi a fare trading è normale che la prima cosa che vuoi fare cos'è? Bam, apro il conticino reale con magari quei quanti 100-200 euro, magari chi aveva qualche soldino in più ne apriva con 1000 euro e dici adesso inizio a fare soldi, vai a rischiare troppo, quando la realtà è che dovresti concentrarti soprattutto sulle percentuali, perché ricordatevi, il trading ha un grosso punto a favore, che quello che tu puoi fare con 100 euro lo puoi fare con 10.000 e con 1 milione. Ok, se io faccio un 2%, un 3% in una singola operazione, io non devo pensare che magari lo sto facendo con 100 euro. Soprattutto all'inizio. Perché? Perché un domani, riuscendomi a capitalizzare, ok? Perché ci sono realtà che ti permettono di capitalizzarti, io devo pensare che magari quel 2-3%, ad esempio su un conto da 1 milione di euro, un 3% sono 30.000 euro, ragazzi. Ok? Quindi per questo che tutto è scalabile. Ok? Farò un video a riguardo, quella che è la capitalizzazione del trading, ma solo per farvi accennarvi un attimo. Se voi riuscite davvero ad avere la consistenza di 6, 7, 8, 10 mesi da trader profittevole che magari riesce a fare anche un 5, 6% al mese, che è una percentuale ottima, una percentuale straordinaria. Ragazzi, fidatevi che se andate a bussare alle porte di un qualunque fondo, di una qualunque azienda, come può essere anche gli stessi broker, saranno disposti a darvi un'opportunità e a capitalizzarvi in primo luogo. Ok? Quindi pensateci bene e ragionateci bene. Fermi ragazzi, prima dell'ultimo consiglio, ovviamente vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanella, eccetera, 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 soprattutto perché il 60% di voi non è ancora iscritto. Dai, forza ragazzi, dovete darmi una mano.
No, a parte gli scherzi, solo se i contenuti vi siano piaciuti e soprattutto lasciatemi un commento, perché a me interessa davvero il vostro parere per poter migliorare passo dopo passo. È 1 mese e mezzo che stiamo portando avanti questo canale, perché lo sto portando avanti io, ma lo stiamo portando avanti insieme anche voi che guardate questi video, quindi commentatemi sotto e fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto ovviamente, cosa migliorereste e poi qualche consiglio per i prossimi argomenti. Ne ho già qualcuno e secondo me spaccherà, però me lo dovrete dire voi. E ora vi lascio il video, ciao ragazzi! Terzo e ultimo consiglio che mi sento veramente di darvi è: rendetevi conto una volta per tutte che il trading è 20% analisi tecnica e 80%, se non di più, mentalità. Fare trading è letteralmente una lotta con voi stessi. E io me ne rendo conto giorno per giorno, perché ok, va bene, uno magari può essere più avanzato nel trading, uno può essere più capace, uno può essere più avanti con concetti, mica concetti, strategie, mica strategie. Ma la testa, ragazzi, è quella su cui soprattutto bisogna lavorare quando ci si approccia a un grafico. Soprattutto bisogna lavorarci quando si inizia a fare trading. Fa quasi ridere il fatto che quando noi cominciamo a fare trading, tante volte tendiamo ad avere più risultati che dopo 6 mesi, dopo addirittura un anno, anche addirittura dopo 2 anni. Perché questo? Perché quando noi ci approcciamo per la prima volta a un grafico, solo con qualche concetto, ok? Valido ovviamente, a livello di strategia o di cosa, noi staremo attaccati, incollati a una determinata strategia e faremo solo quello, perché è l'unica cosa che conosciamo, l'unica cosa che sappiamo fare. E tante volte vai a fare meno errori stupidi che tendi a fare magari in una fase più avanzata della tua operatività, più avanzata del tuo ciclo come trader, ok? Quindi questa è una cosa molto particolare, ok? Perché troppe volte succede che magari quando hai tanti concetti acquisiti, quando conosci tante strategie, tendi ad andare da una all'altra, che forse è anche l'errore più grande di un trader, cambiare da una strategia all'altra. La cosa fondamentale, secondo me, più che altro è riuscire a cogliere quello che effettivamente è ciò che ti piace vedere a grafico e poi andarlo a implementare, andarlo a migliorare passo dopo passo. Ci sono trader che amano guardare le schematiche a grafico. Ne conosco certi che fanno paura e operano solo a schematiche ed è giusto che facciano così. Se andranno a migliorare, si baseranno su quello. Altri che magari operano unicamente su quelle che possono essere sessioni asiatiche. Ok? Gli piace vedere quello, gli piace operare in base a quello ed è giusto che facciano così. E altri, come me, che operano unicamente a struttura di mercato. Perché? Perché è quello che mi piace vedere, è la prima cosa a cui presto attenzione quando mi approccio a un grafico e ciò che vedo che effettivamente mi sta rendendo e mi sta piacendo.